Ciao a tutti! Le prime esperienze sentimentali rappresentano un periodo di grande trasformazione per qualsiasi adolescente. Tuttavia, per un adolescente con tratti narcisistici, queste esperienze assumono una connotazione particolare, modellata dalla necessità di essere ammirato e dalla difficoltà nel gestire emozioni complesse. Esploriamo le dinamiche relazionali, le sfide e le caratteristiche specifiche delle prime esperienze sentimentali di un adolescente narcisista, cercando di comprendere come il narcisismo influenzi l'approccio all'amore e alle relazioni. Il narcisismo in adolescenza. Il narcisismo, caratterizzato da un senso esagerato di importanza personale, bisogno di ammirazione e mancanza di empatia per gli altri, può manifestarsi in modo particolare durante l'adolescenza. Questa fase della vita è già segnata da un senso di identità in evoluzione e da una ricerca di approvazione sociale. Gli adolescenti narcisisti spesso sviluppano una visione distorta di se stessi, sentendosi superiori e meritevoli di attenzione speciale. Durante l'adolescenza il narcisismo può essere visto come una strategia difensiva per affrontare l'insicurezza e il senso di vulnerabilità. La necessità di essere ammirati può derivare da un profondo bisogno di conferma esterna che maschera una fragile autostima. In tale contesto, le prime relazioni sentimentali diventano un terreno fertile per esplorare e affermare la propria identità. Il fascino del narcisista. Gli adolescenti narcisisti possono essere inizialmente molto affascinanti e spesso dotati di carisma, sicurezza di sé e abilità sociali. Riescono a catturare l'attenzione dei coetanei e a instaurare rapidamente relazioni sentimentali. Questo fascino superficiale è alimentato dalla loro capacità di leggere e rispondere ai bisogni degli altri, almeno finché questo serve a soddisfare il loro desiderio di ammirazione. La fase iniziale delle relazioni di un narcisista adolescente è spesso caratterizzata da un'intensa idealizzazione. Il narcisista può mettere la partner su un piedistallo ricoprendola di attenzioni e di lusinghe. Tale comportamento non è necessariamente motivato da un autentico interesse per l'altro, ma piuttosto da un bisogno di riflettere una versione idealizzata di se stesso attraverso la partner. Le dinamiche di controllo e di manipolazione. Man mano che la relazione progredisce emergono le vere dinamiche narcisistiche. La necessità di mantenere il controllo e di ricevere continua ammirazione può portare il narcisista a manipolare la partner. Questo può manifestarsi attraverso comportamenti come la gelosia eccessiva, il controllo delle attività della partner e la svalutazione dei suoi interessi e desideri. Le tattiche di manipolazione utilizzate dai narcisisti adolescenti possono includere il gaslighting, dove il narcisista distorce la realtà per far dubitare la partner delle proprie percezioni e sensazioni. Questi comportamenti possono causare grande confusione e stress emotivo nella partner, che può sentirsi intrappolata in una relazione disfunzionale. La crisi dell'idealizzazione. Uno degli aspetti più problematici delle relazioni con un adolescente narcisista è la fase di disillusione. Dopo la fase iniziale di idealizzazione, il narcisista può iniziare a vedere la partner come una fonte di frustrazione piuttosto che di ammirazione. Questa transizione può essere brusca e dolorosa per la partner, che passa dall'essere adorata all'essere svalutata e criticata. Il narcisista adolescente, non essendo in grado di gestire la complessità delle emozioni e delle imperfezioni umane, può reagire con rabbia e risentimento quando la partner non soddisfa più le sue aspettative realistiche. Questo ciclo di idealizzazione e svalutazione può ripetersi con diverse partner, portando ad una serie di relazioni instabili e conflittuali. L'impatto sulle relazioni future. Le prime esperienze sentimentali di un narcisista adolescente possono avere un impatto duraturo sulle relazioni future. La difficoltà nel formare legami emotivi autentici e la tendenza a vedere gli altri come strumenti per soddisfare i propri bisogni possono persistere nell'età adulta. Tutto ciò può portare a un modello di relazioni brevi e disfunzionali caratterizzate da una costante ricerca di novità e di conferme esterne.
Tuttavia, è importante notare che l'adolescenza è anche un periodo di grandi cambiamenti e di crescita personale. Con il giusto supporto, un adolescente narcisista può imparare a riconoscere e modificare i propri comportamenti disfunzionali. La terapia, in particolare la terapia cognitivo-comportamentale, può essere utile per aiutare l'adolescente a sviluppare una maggiore empatia e a costruire relazioni più sane e soddisfacenti. In sintesi, le prime esperienze sentimentali di un adolescente narcisista sono complesse e spesso tumultuose, influenzate dalla necessità di ammirazione e dalla difficoltà nel gestire le emozioni. Queste relazioni possono essere caratterizzate da un'intensa idealizzazione iniziale, seguita da manipolazione e svalutazione della partner. Tuttavia, con il giusto supporto e intervento è possibile per un adolescente narcisista sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e migliorare le proprie capacità relazionali, costruendo un futuro più equilibrato e soddisfacente. Ma scopriamo alcuni pensieri che potrebbero attraversare la mente di un adolescente narcisista, riflettendo la sua visione distorta di se stesso e degli altri. Pensieri di superiorità. Sono migliore di chiunque altro. Questo pensiero riflette una convinzione radicata nella propria superiorità, sia intellettuale che sociale. Merito solo il meglio. Un adolescente narcisista potrebbe credere di essere destinato a grandi cose e che solo il meglio è giusto per lui. Nessuno è alla mia altezza. Questa idea di superiorità li porta a svalutare gli altri e a considerarsi unici e speciali. Bisogno di ammirazione. Tutti dovrebbero ammirarmi. Il bisogno costante di essere al centro dell'attenzione e di ricevere riconoscimento e lodi è centrale. Se non ricevo attenzione significa che c'è qualcosa di sbagliato negli altri. La mancanza di ammirazione viene percepita come un difetto degli altri, non come una mancanza personale. Devo fare di tutto per essere notato. La ricerca costante di validazione può portarli a comportamenti eclatanti o manipolativi per catturare l'attenzione. Percezione delle relazioni. Il mio partner deve essere perfetto. Tendono a idealizzare il partner all'inizio, aspettandosi perfezione e rispondendo con delusione e critica quando queste aspettative non vengono soddisfatte. Se il mio partner mi delude, è colpa sua. La responsabilità per i problemi relazionali viene sempre attribuita all'altro, mai a se stessi. Posso manipolare gli altri per ottenere ciò che voglio. La manipolazione è vista come un mezzo legittimo per raggiungere i propri obiettivi. Autoprotezione e difesa. Non posso mostrarmi debole. Mostrare vulnerabilità è percepito come un rischio e una minaccia alla propria immagine. Se qualcuno mi critica è perché è geloso di me. Le critiche vengono interpretate come invidia, mai come feedback costruttivi. Devo essere sempre perfetto o perfetta. La perfezione è vista necessaria per mantenere l'ammirazione e il rispetto degli altri. Gestione delle emozioni. Non ho bisogno degli altri per essere felice. Questa convinzione maschera una profonda paura di dipendere emotivamente dagli altri. Le emozioni degli altri non sono importanti quanto le mie. La mancanza di empatia si riflette nella svalutazione delle emozioni e dei bisogni altrui. Non posso perdere il controllo. Mantenere il controllo è cruciale per sentirsi sicuri e per proteggere la propria immagine. Questi pensieri mostrano come un adolescente narcisista può percepire se stesso e il mondo circostante, influenzando profondamente le sue relazioni e il suo comportamento. La consapevolezza di tali pensieri può essere un primo passo verso un cambiamento positivo, con l'aiuto di una guida appropriata e di un supporto terapeutico. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.